chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. C'è la benzina? Qualcosina. Sì, ci sarà pure l'acqua dentro. Tappo aperto. Però è una Fiat. Lasciamo perdere, va. Questa macchina fa parte di quelle che non cercavo, che sono capitate, ed è capitata nella mia città. Non mi ricordo neanche più perché è passato un po', ma in qualche modo l'ho trovata a 2-3 km da casa. Che sterzo, guarda che sterzo. Guarda che sterzo, questa. Cioè, ma soprattutto sterza. Ed era una macchina che andava per terre, quindi comunque funzionante perché veniva usata abbastanza spesso, riverniciata a bomboletta, a pennello, varie lavorazioni di questo tipo negli anni. Era in mano a dei ragazzi giovani che comunque l'hanno usata un bel po'. Sono andato a vederla e la prima cosa che è successa è iniziata a perdere benzina da tutte le parti. Quindi abbiamo fatto già la prima riparazione sul posto perché stava per prendere fuoco mezzo mondo. Simpaticissimo. Dopodiché andiamo a mettere benzina, dopo che ci mettiamo d'accordo, apro il tappo della benzina e si spacca tutto e finisce dentro il serbatoio, quindi già siamo partiti benissimo, il carattere della macchina era già chiaro dal primo minuto e non sapevo che farne in realtà, e non credevo neanche di farne una puntata del pollaio. Ragionandoci poi con più calma, le idee erano due: o restaurarla normalmente, metterla in vendita e farci 400-500 euro sopra, oppure aspettare che venisse fuori il preparatore giusto e fare un progetto cattivo. Luca, Dimmi, Davide. guarda, a te spetta uno dei compiti più terribili della nostra storia. Effettivamente non è la macchina più bella che hai trattato. Ma questa sarà tanta gloria una volta finita, perché lei è senza nessuna aspettativa. Nessuno si aspetta niente da lei. Area 51 è una ditta che crea e lavora su auto d'epoca, auto moderne, le elabora. Chi cerca di fare la classica mappatura per averci un po' di cavalli in più, chi vuole stravolgere completamente la vettura, chi preferisce magari restare a un'auto d'epoca. Insomma, una clientela molto varia, però sempre indicata su un settore un po' particolare che è l'elaborazione o il restauro. L'aspetto iniziale non promette bene, ma quello finale potrebbe essere interessante. Qua c'è una storia di rivalsa di anni e anni, di prese in giro. Sì, questa bisogna un po' far ricredere Parecchia gente. Tutti, praticamente. noi compresi. Sì, effettivamente la prima impressione è stata che questa sarebbe stata una missione veramente ardua. Ho pensato Area 51 perché ci sentivamo da un po', avevamo bancato lì la Renault 5 della scorsa stagione e ci eravamo lasciati con la promessa di fare poi un progetto intero insieme. Davide l'avevo visto a un paio di raduni Drive Experience, poi ci siamo sentiti, la prima occasione è stata con la Renault 5 Turbo nera, fatta da Chiola, che erano venuti qua per la prova al banco, e poi da lì siamo sempre rimasti col dire che avremmo fatto una macchina insieme, non si sapeva quale. E con Luca e Matteo non sapevamo che macchina fare, ci andava di fare qualcosa di estremo stavolta. Non li avrei frenati, di solito sono io che freno un po' i preparatori perché poi le macchine devo usarle io, quindi è bene che non esageriamo sempre, e invece stavolta liberi tutti. Mi disse: guarda, devo fare una macchina, è un po' particolare, effettivamente è tanto particolare, non me l'aspettavo, però troveremo il modo di far volare anche questa. La famiglia 128 a me piace, questa è la povera sfigata della famiglia, e poi hanno cercato di farle una forma tipo, è un incrocio fra un Alfa Sud e una Ford Gran Torino. Ma poi questi bellissimi fanali, lumini del cimitero, Esatto. li chiamerei. È proprio un'americanata dietro, eh. Questo è proprio il peggio delle Mustang e delle Ford degli anni 70. Sì, sì, sì. Ma noi... Esatto. Non ci demoralizziamo. Il motore stiamo valutando varie soluzioni. Probabilmente cambieremo il motore con qualcosa di più potente. Da una macchina altrettanto brutta lo prenderemo, quindi sarà una cosa molto particolare. Sempre il gruppo Fiat, diciamo qualcosa che la Fiat è stata ricordata per la bruttezza. Che tra l'altro arancione con interni blu. Ma gli interni non sono brutti. Il cruscotto è perfetto. Esatto, anche bello.
quei 4 strumentini. Esatto. Con il cofano sapientemente alzato per non far vedere quanto fa cagare. La trasmissione è giusta per una macchina così. Non sarà mai il cigno, però secondo me farà parlare molto di sé. Senti qua. Sa di vecchio. Però vedi che c'è il suo supportino che funziona. Funzionava anche decorosamente, la usavano per andarci per terre quando l'ho comprata io. Tra l'altro non l'ho pagata neanche così poco. E spazio ce n'è poco, ma abbastanza. Sì, io direi di fare uno swap con qualcosa di forse più moderno. Della casa. Della casa, sempre Fiat, perché i swap vanno... Esatto. Come si dice, la meccanica va rispettata, no? Esatto. Faremo anche un resto mod, controllo elettronico alla farfalla, mappature selezionabili dall'interno. Ah sì, qua possiamo giocare a cuor leggero, Esatto. perché tanto poi comunque qualsiasi cosa è sempre Esatto, reversibile. Comunque è un progetto particolare. Ma sì, ma ci sbizzarriamo. Tutto nasce da 14enne, quando volevo smettere di andare a scuola e andare a lavorare. Invece i genitori mi hanno forzato a una scuola, quindi ho scelto quella che si studiava di meno. Era un corso da meccanici. Lì poi piano piano mi sono appassionato molto ai motori, poi grazie anche alla scuola ho iniziato a lavorare in officina Ferrari, quindi è stato un inizio col botto, come si dice, però volevo qualcosa di mio. Poi, un po' come tutte le storie, è nato Fast and Furious e da lì si è scatenata la passione per le elaborazioni. Decido di prendere un'officina al paesino. Avevo la passione per UFO, per l'Area 51, da cui poi è nato il nome Area 51. Diciamo piano piano, dal paesino che facevi le piccole elaborazioni ancora alla vecchia maniera, piegavi la Westgate con il classico palo per aumentare il carico della molla della Westgate e aumentare la pressione del turbo. Poi piano piano ci siamo evoluti. Le prime elettroniche, le prime centraline, i primi motori da fare, i primi motori da rompe e poi siamo andati avanti fino a quello che siamo diventati oggi. Facendo questo lavoro mi ha evitato di spendere milioni di euro in macchine, potendole guidare e lavorarci tutti i giorni. Sono Matteo Marinelli, lavoro in Area 51 da 7 anni circa. La mia passione è nata molto tempo fa. Mio padre è meccanico, quindi sono stato in officina da quando ero bambino e quindi ho iniziato presto con gli impianti elettrici, a giocare con i fili, a smontare le cose più disparate. Ho iniziato presto anche il mondo dei prototipi e delle elaborazioni. A scuola, prima di diplomarmi, gli ultimi 2 anni, infatti, ho fatto un prototipo Nape con motore moto, ad esempio, tutto tubolare. Poi ecco, a 18 anni ho cominciato qui e da lì in poi mi sono quindi specializzato principalmente sul taglia e cuci, sulle saldature, su tutta la parte di costruzione e sugli impianti elettrici, quindi cablaggi e via dicendo. Nel progetto 128 io mi concentrerò principalmente sulla costruzione del telaio, poi una volta deciso su che motore si farà vedremo cosa va costruito e cosa troveremo dai vari fornitori, perché probabilmente non si trova nulla in commercio, quindi sarà tutto da costruire e da adattare. Davide per questo progetto ci ha dato carta bianca, quindi come pro possiamo sbizzarrirci il più possibile su quanto riguarda che motore scegliere, ma come contro sicuramente la costruzione sarà più complessa, ci saranno molte parti da aggiungere, da costruire, è un prototipo a tutti gli effetti con la faccia del 128. Peggio sopra che sotto. Il regno dei ragni. Animali di ogni genere, dentro le luci d'arca. Questo lilla. Questo colore è veramente assurdo.
dei messaggi. Da quello che leggerò qua capiremo tutto di questa puntata. Invece ricompra come è avvenuto catena alle I. Questo è quanto. Capiremo a fine puntata che vuol dire. Profumo. Questa volta ho preso un altro approccio per questa macchina. Di solito tendo a frenare un po' i preparatori perché hanno sempre voglia di strafare. Io vorrei invece avere macchine più facili da gestire per la guida su strada. Stavolta ho proprio voglia di fare qualcosa di più estremo. La macchina si presta, cioè in realtà non si presta per niente, ma ha tutte le carte in regola per diventare un prototipo vero e proprio. Adesso che la vediamo nuda ci rendiamo conto che è una macchina estremamente leggera, si sposta davvero con una mano avanti e dietro, cioè è leggerissima. La cosa che mi piace di più è che potremo usare un motore della casa e non sarà il solito motore che tutti si aspetterebbero per uno swap su un tipo di macchina come questa. È un motore che neanche io credevo fosse quello adatto, ma i ragazzi di Area 51 mi hanno fatto aprire gli occhi su un modello in particolare che sarà una figata. C'è tantissimo da lavorare, molto più che su altre macchine che abbiamo fatto. Il risultato finale qui sarà sorprendente e non mi sento di tarpargli le ali stavolta, anzi spero che facciano quello che abbiamo detto nel modo più estremo possibile, sempre rimanendo nei limiti di una macchina che dovrà essere usata e che sterzi. Non vogliamo fare una macchina che vada dritta, però qua ci sarà veramente qualcosa di strano. Adesso direi di fare un premontaggio e poi vedere dove tagliare, insomma. Quale pensi che sarà la parte più critica qua? La parte frontale in realtà credo che ci va il motore, però Sì. Più che altro per lavorarci in un futuro conviene alleggerire e poi rinforzare con qualcosa di più resistente, insomma. Cambio buono, è stato revisionato. Probabilmente non useremo questo cambio. Abbiamo preso motore e cambio allo sfasciacarrozze di una multipla. Non credo che utilizzeremo quello perché comunque è molto chilometrato, però momentaneamente per quanto riguarda supporti e via dicendo lo utilizzeremo come fantoccio per tutte le costruzioni varie. Se poi troveremo un motore più fresco e il cambio giusto che servirà, lo sostituiremo. Così ci sta stretto. Qui direi di svuotare tutto, insomma. Poi andiamo a rinforzare qua sopra, qua. Una volta fissato il motore, dopo si trova il posto per fare i fazzoletti, insomma. Ecco, il cambio come facciamo? Il cambio dovrebbe rimanere altezza fondo, quindi baricentro basso. Beh, direi a livelli della Delta. Una volta fatto spazio là sul longherone, qua direi di lasciare 1,5 centimetri, puleggia longherone. Qua è il brutto, sì. Qua. Sì, esatto. Lì. Però comunque se guardi sotto il livello, il motore è fondo, ci siamo, quindi giusto un pelo per recuperare in altezza lato cambio, insomma. La multipla aveva le banane per i supporti, quindi noi invece di allargarci rimarremo all'interno del longherone da tutte e due le parti e metteremo 2 supporti in appoggio frontali e il classico supporto posteriore, insomma. Qui sopra riutilizziamo il bellissimo collettore della multipla volendo con 8 iniettori, perché tanto l'elettronica che monteremo non ci avrà problemi a gestirli, anche se in realtà non serve, è solo un tocco di classe, un tocco di stile, non servirebbe a niente, 8 iniettori qua. Non avrà bisogno sta macchina di un tocco di stile. Macchina più brutta della storia, con motore della macchina ancora più brutta della storia, ma andrà forte. Un po' un Frankenstein, la bella e la bestia sulla stessa... La brutta e la brutta bestia. Va bene, quindi lo tiriamo fuori. Sì. Che detto così. 128 sul ponte, abbiamo iniziato a improntare il motore all'interno della vettura. Inizieremo la costruzione dei supporti e dei rinforzi del telaio. Alla fine abbiamo deciso di inserire un motore 1600 della multipla per mantenere il marchio della casa costruttrice. Naturalmente verrà turbizzato. Il motore multipla è un motore poco conosciuto nell'ambito delle modifiche, ma che darà parecchie soddisfazioni a Davide. Inseriremo il motore di una familiare su un'utilitaria.
accorgerà nessuno, secondo me. Anche perché tanto che è mezzo marcio, quasi quasi taglio esterno. Meno male, gli dicono tanto male della mia Fiat. Sta una guerra. La odi già? Com'è? La odi già? No, ancora è presto, ancora è presto. Come è fatta la campana, potremmo inviarlo direttamente sull'onghero. Esatto. No, come l'F50 facciamo, tutto portante. Adesso c'è spazio per tutto. Un bel turbone qui dietro. Un bello sbalzo anteriore. Forse qualche problema in curva. A occhi e croce. Allora, i supporti di questa. L'originale è fissato qua, quindi bisogna fare una staffa in avanti. È fissato qua. Qui farò l'ongherone nuovo. La staffa davanti la fai direttamente sull'ongherone. Esatto. Ci vorrebbe tipo i supporti Sierra, Escort in appoggio. Quelli li troviamo. E dietro invece bisogna rivedere in qualche modo il suo. Di più magari aggiungeremo la bielletta qua, un antiribaltamento. Questo poi torce così o così? Così. Se impenna. Così. Sì. Si impenna. Si impenna veramente. L'aspirazione dove la portiamo? Allora, il collettore originale c'ha la farfalla più o meno in sta zona qua. E il turbo sicuramente rimarrà più o meno in questa zona qua. Quindi quasi che penserei di fare tipo un intercooler alla Subaru. Sarebbe bella una cosetta compatta tipo Renault 5. Oppure, come dicevi tu, tipo Subaru. Presa d'aria o a immette o in uscita, almeno se spanna anche il vetro. Anche perché l'intercooler qua ci lascia avanti un po' di spazio per radiatore dell'acqua. No, pure se riuscissimo a portare un po' i pesi verso l'abitacolo, quello che non è motore, tutto verso dentro. Ma tanto che pesi c'è. Batteria, serbatoio, No, qua, potenza ok. il controllo. Tutto il resto che... Potenza ok. Farla andare non solo dritta sarà tosta. E noi dicevamo giro turbo, giro intercooler e aspirazioni. Beh, intanto c'è l'aspirazione da sta parte qua col lettore multiplo. Però sopra, cioè, ce la portiamo qua. Esatto, potremmo anche valutare un intercooler a liquido, quindi un bel cassoncino dell'intercooler qua in alluminio con pompa acqua e radiatore all'anteriore. Dall'anteriore 2 radiatori dell'acqua ci porta via poco spazio, essendo molto fini. Radiatore dell'olio, classico a 128 esterno fissato a paraurti, Se c'è posto, e qua c'è l'aspirazione, il corpo è farfallato e qua, turbo è là. qui. E quindi potremo fare o l'intercooler qua e qua comunque ci avremo tutto il giro tubi, quindi ci sarà pop-off, wastegate esterna, quindi c'è da decidere anche dove farla scaricare, magari se ne so, vogliamo far uscire dal cofano, dal parafango, sotto, la vuoi civile? No, questa è incivile la Questa deve voglio. essere in civile, quindi comunque uno scarico esterno, quindi del materiale ce ne sarà. Turbo barra riscaldamento abitacolo. Esatto. Ci mette una piccola Qui deviazione. dietro, quindi l'aria, la velocità entra direttamente sulla presa d'aria. In faccia a chi sta da passeggero lì, preciso. Diciamo che lo spazio l'abbiamo creato. Adesso c'è da fare tutte le staffe, i supporti, magari ancora limare qualcosina qua e là. Quindi l'autobloccante lo prendo per il punto GT. Esatto. Autobloccante per punto GT. Vediamo poi con le gambe con colombo e bariani. Tu appena sai le misure dei pistoni sentiamo CPS. Se possibile, il turbo un 2860 GTX Ok. Gen 2 della Garrett, perché cerchiamo potenza ma vogliamo anche una buona ripresa, quindi su 1600 direi non esagerare. Cioè, Sì che la vogliamo estrema, ma... turbo comunque va sopra 300 cavalli sicuramente, Ecco. quindi ci regalerà soddisfazione.
Gabriele, Ciao, buongiorno. Davide. Buongiorno. Ciao, come va? Come va? Tutto bene? Grazie che mi hai aspettato in pausa pranzo. Tranquillo, stiamo sempre qui operativi. Grazie. Dimmi pure. C'è Andrea che mi aspetta per il motore della multipla. Ah, sì, me l'avevi detto. Mi accompagni? Vieni, guarda, passa di qua. Grazie. Vieni pure. Andrea, allora, come abbiamo detto con i ragazzi di R51, il motore giusto sarebbe quello della multipla, il 16 valvole. E mi hanno detto che ce n'hai uno. Lo custodisco proprio con amore. È lui, Già pronto? già pronto. Uno short block con albero motore, PL, imbiellato, nuovo, luccicante, fiammante. Testa multipla. Vieni con me da? Con camera da 86. Nuova. Che è un peccato montarla. È bella. E allora questa sì, quello pure. E dopo vediamo il cambio. Te lo faccio vedere in anteprima. Vai. Eccolo qua. Come ti dicevo, canna 86, imbiellato, pompa, coppa. Spettacolo. La base ce l'abbiamo. Che tanta roba anche. Io pensavo di trovarlo nello sfasciacarrozze tutto vecchio, 800.000 km, invece guarda che lusso. Bello, lucido. Spettacolo. Sembra un motore serio. Fiat. Sì. Per il cambio derivazione.gt, alberi nuovi, ingranaggeria nuova. Perfetto. Abbiamo tutto. Troppo lusso. Sono abituato. Un po' d'olio sporco, mettici qualcosa, se no è troppo tutto pulito, non mi trovo a mio agio. C'hai ragione. 3, 2, 1, via. E voilà. Facciamo scorrere. Ok. Mettiamo anche il cambio qui sopra Sì, vai. e la testa laterale. Andiamo. Ok. Parte Bene. importante? Testolina. La testolina. A letto. È brutto la multipla che c'aveva un cambio fortissimo e quindi andavi in autostrada a 135.000 giri. Beh, comunque non era male come motore, dai. 16 valvole, 86,4 per 67 di corsa, quindi motore super quadro. Il rapporto compressione 11, quindi dovremmo fare dei pistoni decompressi per raggiungere rapporto di compressione intorno agli 8,5 e poi con la guarnizione testa arriva intorno agli 8, perché comunque sarà un bel turbo, quindi lavoreremo un po' di pressione. Avete usato mai questo motore? È un motore che da tutti i preparatori è stato sempre un po' sottovalutato, diciamo non era proprio indicato per questo tipo di lavorazioni. Piccola potenza massima di serie era 5700 giri, quindi tiriamo fuori qualche bel cavallino. PL, pulegge regolabili. Per quanto riguarda la frizione comunque andrei su una frizione bidisco, visto che comunque dovrà tenere una bella cavalleria. Qualche spessuccia ce l'hai Davide, quindi Sì, come sempre. lo scarico lo faremo noi artigianale, quindi Ok. decideremo come lo vuoi, silenzioso, rumoroso, Certo, come no, da certo. banditi. Ha una wastegate esterna, poi sarà da rivedere tutto l'impianto iniezione, quindi 4 iniettori da 850 cc, sarà motore economico, consumerà pochissimo. Se non altro andrà a 1000 giri, andrà già come il vento, quindi magari più che altro ci dobbiamo preoccupare di come non farla torcere su se stessa. Esatto, quando lì accende. adesso sarà da fare una serie di rinforzi al telaio e lavora molto sulle sospensioni, differenziale autobloccante. Chi ci pensa, Baci? Speriamo. Sarà da lavorare molto sulle sospensioni per tenerla giù. Va bene. C'è da fare un bel lavoro, quindi non possiamo lasciare nulla al caso. Un'altra cosa di cui non mi preoccuperò per niente stavolta è della parte estetica. È una macchina che hanno fatto in tanti esemplari, anche se non se ne vedono più in giro, ma il motivo è molto semplice, è che le hanno pressate tutte. È un'auto che non ha fatto tanta simpatia in questa versione di 128. Tutta la famiglia 128 è molto amata, sono macchine che io apprezzo tanto, specie la coupé. Questa versione 3P
era un po' sfortunata a livello estetico, quindi ci faremo molti meno problemi a renderla qualcosa di unico, calcheremo un po' la mano, più di quello che di solito facciamo, quindi non sarà una macchina da concorso di eleganza, non sarà carina, sicuramente molto arrogante, quello sì. Qua se fossi entrato quando avevo 16 anni sarei impazzito probabilmente, anche oggi. Bene, mi fa piacere, dai. Questa, come vedi, è la lista della spesa. Qui abbiamo le pulizie regolabili, visto che avevamo tempo, le abbiamo anche anodizzate. Qui abbiamo, diciamo, il fiore all'occhiello che è bidisco, col suo volano dedicato. E qui abbiamo le bielle per il motorino che state facendo. Quanto pesano? Non lo so, se dico la verità. Non lo so. Belli, bellissimo. Poi qui abbiamo il bidisco con il cuscinetto, ti ho messo la boccola per andare in posizione. Ci abbiamo fatto anche un centratore dedicato sfruttando l'occasione. Questo è il primo disco lato cambio, vedi che ha la sede direttamente per ospitare il primo disco, e il piatto intermedio, e poi c'è il volano dedicato, alleggerito, completo. Parlare di bidisco voleva dire che quando guidavi vibrava il cruscotto. Adesso con queste tipologie di frizioni è cambiato completamente. Hai la durata superiore al monodisco, hai la tenuta superiore al monodisco, e anche il feeling che ti trovi ad avere è tutta un'altra roba, perché raddoppiando le superfici hai una sensibilità che è molto più precisa, non è così repentina come il monodisco magari con solo 4 placche. Ok, perfetto. Eccoci qua, vai. E qui c'è parte del nostro divertimento, come puoi vedere. Ok, però sai già dove vado a vedere io. Ok. Strano, però. È vero? Questo Non l'avresti mai detto. Pulitissima. Che avete fatto? A parte quello che vedo. Tutta la gestione completa con una centralina, Autronic, con pistoni stampati, delle più lunghe, c'è la pompa dell'acqua elettrica gestita in funzione termostato, poi ha la doppia alimentazione, E85 benzina normale, gestita in automatico, ed anche all'epoca non è che ce n'erano tantissime che giravano già E85, quindi cioè, metto moto, Eh beh sì, eh? a questo punto. Anche la tua sarà così, Bene. Mentre dall'altra parte ti faccio vedere un'altra applicazione, anche questa parte dalla base del V6, il 2.8. Questo cliente qui ha fatto una cosa un po' particolare perché ha curato tutto. Siamo partiti da un aspirato, prima il collettore aspirato, poi monoturbo, poi dal monoturbo non andava bene, biturbo, motore completo, gestione completa, Autronica anche qui, CDI come anche nell'altra, turbine su cuscinetti. Sterza anche. Sterza anche è una parola grossa, sterza anche. A livello di motore siamo oltre i 500 cavalli con 0,92. Quelli quanti ne sono? E lì a memoria siamo oltre i 600 a memoria. Cambio lì? C'è un Bacci sequenziale, mentre qui il cambio è più o meno stradale, ma infatti i problemi ci sono. Pur essendo un 4 ruote motrici, ma ci sono dei grossi problemi qua, te lo posso assicurare. Guarda i freni. Porca. Davanti e dietro. Ce n'ha bisogno. Poi 3 scarichi laterali da una parte, 3 scarichi laterali dall'altra. No, rumore, tanta roba. 12 pure davanti. dietro. Certo, Madonna, certo. Non va data a spese. Ok. Questo è un salto nel passato. Sì, vero, questo è bello forte. Cruscotto addirittura, tipo questo, quello proprio più vecchio, digitale. Senti là. Però guarda come gira pari. Qui state delle giornate a condirla così, Senti come pompa. Come ti sembra?
5,40 siamo. Noi siamo molto conservativi, vedi questa zona rispetto a molti altri. Ci interessa bella pesante perché almeno abbiamo l'affidabilità che cerchiamo, specialmente nei motori turbo. Oh! È la palla, dov'è? Vai! Così Toby non si vede la maglia, però, cacchio. Oh, Ciao Marco! Poggio qua, eh? Sì. Oh, ti ho portato giù un po' di robetta. Perfetto. Allora, cominciamo dal piccolo. Piastra adattatrice, Ok. d'alluminio, 15 mm. Da là la devi saldare o... A saldare, sì. Oh, perfetto. Quindi qua ti c'è fuori la sede per la guarnizione? Esatto, sì, con sede O-ring. Ok, perfetto. Andremo a mettere la punteria meccanica, non più idraulica. Quindi bisogna fare le finestrelle per la registrazione delle punterie, Ok. del gioco valvole, insomma, e bisogna fare la modifica di tutte e 16 le punterie e tutte e 16 le punterie fisse calibrate che dopo faremo a misura. L'ammortizzatore che già ti avevo portato, e come sei messo col lavoro? Allora, questo adesso te l'ho fatto, c'è solo da provarli un attimo. Appena finito, diciamo, la parte, primo passaggio di fuori. E poi c'è da provarli, dopo te li devo girare sotto. Quindi questo lo può montare di sopra qua c'è manca i fuori da fare. Sì. E fa lo scarico di sotto. La piastra e il collettore, hai finito il disegno? Il disegno l'ho finito, sì, come metto l'altra volta che segue il profilo dell'uscita e diventa tondo per il tubo. Sì. Perfetto. Quando lo metterò sotto, se riesco domani, lo attacco e andiamo avanti. Bene. Ciao Davide, ho portato tutto a Marco il fresatori, ha quasi finito le piastre e i biscotti per allargare la carreggiata posteriore, la piastra per fare il collettore scarico è finito il disegno, la deve mettere in produzione e adesso ho portato giù i castelletti, le punterie e la farfalla per far fare la piastra, quindi a breve dovremmo avere tutto. Prova ruote, abbiamo detto che andiamo su dei 7,15. Proprio come gliel'ho chiesto. Stavolta siamo andati abbastanza arroganti, Bisogna farla sta per terra. In piena filosofia dell'elaborazione qua siamo andati un po' esagerati, Se non sta giù con queste... Queste non le ho mai provate io. Vediamo che effetto faranno. 195, 50, 15. Meno di 15 non potevamo mettere per impianto sonante, più di 15 non potevamo mettere perché... Inguardabile. È inguardabile. No, in teoria come dimensione è più o meno giusto. Vediamo che effetto farà, ma l'effetto che farà ci faremo andare bene. Dopodiché... Questo è uno dei due biscotti che ci ha fatto il frasatore. Di D'Angelo sono gli ammortizzatori. Allora, questi qua loro li fanno per 127. Con non molte modifiche riusciamo a farci andare. Non combaceranno perfettamente sugli attacchi che abbiamo noi, anche perché li abbiamo mischiati. Ne aveva un set che li stava vendendo in fiera. Fortunatamente. Fortunatamente nessuno in quella fiera ha avuto bisogno di un assetto della Madonna per una 127 e ce lo siamo beccato noi. No, questo è l'anteriore e questo è il posteriore. E qua c'è il biscotto che abbiamo fatto fare per allargare la carreggiata. Renox, qui abbiamo tutti i liquidi. Hai vinto anche una maglietta. Qualche maglietta. E poi abbiamo il 1060 XPR classico. Questo farà molto comodo. Sì.
Purtroppo i bracci posteriori di DG ancora non l'ha spediti, quindi arriveranno a breve. E adesso faremo una prima installazione col braccio originale e col biscotto che abbiamo realizzato, che comunque ci dà un'idea di quanto la ruota sporgerà. Monteremo il biscotto, temporaneamente lo metteremo qua, almeno abbiamo la distanza pressoché giusta rispetto a quanto uscirà dopo dal parafango la gomma. Sporcizia forse, eccolo. Però mi sai, ci stanno bene? Grandi sono grandi. Però, quei passaruota, siamo al limite di dimensioni. Anche le brutte chiappe della 3P diventano quasi decenti con sti fanalini, non so che... Cioè non lo so, da una parte il fatto che facciano schifo mi piace. Secondo me già se ne togli 2 su 6 migliora tanto, E le luci retromarcia le metti in altro modo. Però già col cerchio così cambia, Cioè quell'effetto culo alto che aveva prima non ce l'ha già più. Se poi col passaruota riusciamo a alzarla poco verso la linea di cintura, non dico che viene bella, però... È vero che adesso è tanto campanata, ma sì, è da recuperare quando monteremo i bracci veri e propri. Quant'è che si allarga poi di carreggiata qua? No, questo è il punto finale. Ah, ok, sì. E allora 5 forse neanche servono, poco meno. Davanti è bella larga, anche perché qua è camberatissima, sì. Sì. Qui ci sta proprio 3 cm, 4 per prendere aria, anche fare un convogliatore che spinge sull'aria verso l'intercooler. E se no gli va fatta una griglia sopra o una naca, che se la taglia lui, si ribatte la lamiera in giù, gli fa una paratia. Se viene strafiga, che palle, mi devo innamorare anche di questa. Niente, viene strafiga pure questa, è un casino. Luca, finalmente. Il materiale tanto aspettato. Esatto, io attacco tutto qua. Questa la lascio per te. Bravo. Allora, questi a occhio e croce sono i pistoni CPS. Cosa ci avrà scritto Tommy stavolta? Stavolta ci ha messo pure il loghetto tondo. Una volta mi ha chiesto mandami i tuoi loghi, gliene ho mandati tipo 100 diversi e quindi da quel giorno si sbizzarrisce così. Ogni volta un marchio diverso. Oh, che bella questa! Grandicella. È meglio abbondare con i gas di scarico. Qui, data la lunghezza, sì, direi camme. che siamo sulle camme. Colombo e Bariani, no? Yes, come sempre. Tutti loro quando parlavo di motore multipla mi guardavano malissimo. E effettivamente. Però alla fine avremo ragione noi. Mi c'è una gamma molto da motore aspirato e quindi per una conversione turbo è un po' inusuale. Qua che giri prevediamo? Ma io direi che sta intorno agli 8000 giri, non di più, insomma, comunque. 8000 giri, stai già nella stratosfera da un mese con quella macchina. Però è un motore a corsa corta, permette, quindi... Però diciamo che la gamma è stata fatta per avere un'usabilità nell'uso quotidiano. Nemmeno troppo turbo lag, perché comunque è un anteriore, quindi... No, peserà quanto? Boh. Non lo so, ma io penso che era una macchina che faceva intorno ai 700-800 kg. Era un po' che non aprivo un turbino, eh? Pam 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 pam. Una turbina è per sempre. Piccolina, però è un bel prodotto. Garrett GTX 2860, quindi ci avremo anche spinta in basso e comunque una turbina che permette di superare i 300 cavalli agevolmente. Quindi. La felicità dei bambini quando scatta le caramelle.
È il conto da pagare? Ah no, c'è una lettera proprio per me, da FTS. Eccoci qua a supportarti in un altro progetto con questo Turbo Garrett GTX 2860 Gen 2, relativo carter turbina e la nuova valvola Garrett da 45. Non vediamo l'ora di vedere questo progetto all'opera, non sapete cosa vi aspetta. E non ve lo immaginate nemmeno. Molto bene. Ok, materiale, sembra tutto ok. Abbiamo tanta roba E buona. bei prodotti. Montiamo i pistoni originali, in modo che prendiamo tutte le misure, togliamo l'alieno. Quanta novità, quanta nuovità. Nuovità. Pure questo, abbiamo trovato il motore così, Sì. nuovo. Questo, fortunatamente all'Adriatica ci hanno fatto un bel regalo. Veramente. Aggrediamo questo motore. Che stava dormendo tanto tranquillo, bell'avanzo di magazzino. Lui sperava di finire dentro una multipla e macina altri 200.000 km a metà. Porta i figli a scuola, le gite, al La mare. spesa. Invece finirà all'inferno. Gli aspetta mezzo secondo, arriviamo. Mi fa troppo strano che apro sta roba e vedo tutto pulito, cioè, la testa mi si è bloccata un attimo. Quindi non dobbiamo neanche controllare i pistoni come stanno, cioè tutte queste cose che di solito stiamo là 2 un ore. controllo, purtroppo le misure vanno prese ugualmente. Allora, per non farci mancare niente, ho portato un bellissimo sedile originale del 128 3P. Macchina brutta come la fame e gli sedili altrettanto. Però devo dire, tutti gli interni erano abbastanza conservati benino. Macchina arancione, interni blu. Ok. È coraggioso chi l'ha comprata. Io ancora più coraggioso che l'ho comprata dopo. L'idea era di, siccome la macchina sarà molto potente, di fare dei sedili che siano all'altezza. Che sportivo, questo è un sedile un pullman. Standard dell'epoca, reclinabili, così. Però ci serve per prendere i materiali nel lancicampo. Esatto, io ve l'ho portato solo perché prenderò un sedile corsa, come facciamo sempre, riportiamo l'originalità dove possibile, la trama centrale la lascerei così, con le parti esterne così, abbastanza semplice rispetto a quello che siete abituati a fare voi. Ok, va bene, ci mettiamo all'opera. In tutta la loro bellezza. Che poi, neanche così brutti per essere un 128, ma neanche scomodi anzi vedi, No, più o meno erano... sono imbottiti bene. Sì, quasi contenitivi, quasi. A noi servono molto più contenitivi, perché la macchina sarà incontenibile e quindi io dovrò starci fermo dentro. Prendiamo spunto per il colore e più o meno i materiali. Sì, io lascio l'imperiale di questo colore originale, è perfetto. I pannelli porta sono buoni, i sedili posteriori li lasciamo, sono buoni. Benissimo. Mi servono contenitivi. Quindi forato al centro. Sì. Questa volta li abbiamo spoilerati prima, quindi il risultato finale è spoilerato. Stavolta siamo molto obbligati, quindi Vabbè. per forza. Però anche qui cerchiamo di fare qualche piccola personalizzazione. Ma sicuramente. Ok, Va bene. altra questo è missione, quanto. altro giro. Sì, gran finale di stagione qua.
qua abbiamo due strade, o tipo Golf Rally, tipo Delta, Ok, che si segue da inizio a fine, ok. o il classico alla vecchia maniera, Largo così. apriamo e facciamo Come tondo. ti piace? A me piacciono entrambe, ma abbiamo tempo di fare il passarotone largo così? Perché secondo me siamo stretti, Tu dici vecchia maniera normale. Così già viene bella. L'unica cosa che farei, davanti no. Questo ma dietro, avvicinarlo. Esatto, perché vedi che davanti linea di cintura la sfiora, passa qua. Cioè abbassarla ancora di più però. Vabbè, noi possiamo abbassarla, non è a un posto, problema. a posto. Ma non dico di tanto, un paio di centimetri. Questa dietro è culona. Più gli togliamo aria qua e più diventa snella, sì. E anche se quello Delta è più bello. Siamo d'accordo, ma se tu vuoi sbattertici, ma guarda, a me va No, benissimo. no, io adesso Vedi i vedo, tempi. me la studio. Cosa buona è che non è marcia, non è battuta, c'ha pochissime È cose. tutta sana la macchina. Sì, è a sana. parte le pennellate di rosso che gli hanno dato. E poi davanti rimbozzare qualcosa, Matteo mi ha Dobbiamo detto. fazzolettare mezzo mondo quasi. Sì. Presa aria intercooler, noi davanti abbiamo bisogno di un po' più d'aria lato guida. Il radiatore nostro arriva già qua, quindi o Ok. si apre una bocchina qui e ci si porta un convogliatore all'intercooler, quindi o si fa una naca che è bella simmetrica, tipo Porsche 924, 944, ed è semidiretta, nel senso che non gli arriva proprio in bocca, gli arriva un po' tagliata. In diretta non lo so se gli fa abbastanza, perché non credo, là serve un po' d'aria contro. Il tempo. È il tempo. Il tempo. Il tempo. E davanti qui. Tipo 131 Abarth, sì. O raccordiamo, che sarebbe bello se raccordiamo dal passaruota, e uno splitterino così, una cosa del genere, un po' tipo gruppo 5, Escort. Il punto debole estetico di sta macchina è questa parte qua. Questa è proprio Brutta. A parte i fanalini del cimitero qui. O ce la giochiamo con un ducktail un po' Ok. non troppo verticale, ma un po' Delicato, così. ok. Sì. C'era un kit all'epoca che lo faceva in gomma nera. Colore il suo, lasciamo il suo. Interno. Diamo solo una pulita agli interni. Diamo solo una pulita e controlliamo solo. Io là mi toglierei il dubbio, ma tanto anche da sotto si vede che non è male. Questa è sanissima come macchina. E allora mi farei gli affari miei. L'imperiale è bello, penso sia introvabile oggi. Esatto. Ci saranno solo 2 sedili da corsa che li rivestiremo questo tessuto originale. Gli interni erano belli, nel senso che erano brutti ma erano conservati bene. E un'altra cosa che non sappiamo come fare è il serbatoio. Il suo è inutilizzabile. Uno da corsa è difficile adattarcene uno in pochi giorni, quindi speriamo di non dover bucare qua per alloggiarcene uno. Lo metti sopra, ok, ma sposti il baricentro di tantissimo, perché lei era abituato ad averlo così, esatto. glielo metti qua, ci metti 40 kg sopra a sbalzo sul posteriore, non Esatto. è una grande idea, quindi capiamo un attimo come cercare di tenerlo giù. Poi avevo pure l'idea di giocare con i fanalini, perché se tu te la immagini già così, levi quello bianco, Ah, beh, già cambia, cambia tanto. se gliene levi 2 sembra un S4, così 6 è veramente brutto. Vogliamo eliminare? Non lo so, ci ho giocato anche su Photoshop, ma sarebbe anche facile in realtà, migliora tanto. Le luci retromarcia magari ne prendi uno di questi due La metti sotto. e lo metti uno centrale, così non lo perdi neanche. Che ti dico, boh. Magari poi quando la vedi tutta fatta, con i 6 faretti, pure figa, strana. Questa era bella con la guarnizione tutta nera. Ma questa l'hanno Questa gli fatta si è loro. rovinata l'anima come quelle del 500 sono queste. Se sono scurite. Sì, il tempo. adesso l'ho visto. Viene un bel giocattolo. Sì, che è previsto un bel po' di cavalleria, quindi speriamo che stia tutta insieme. Dai. Va Io bene. l'ho snobbata sempre. Ti dico Ma la verità. tutti l'hanno snobbata sempre. Però a già così pare una cavolata, ma cambia sono una notte. Vedrai tu quando la finiamo tutti come riscoprono la 3P. Tanto sembrerà che è stato fatto apposta, non lo so, però non me ne frega niente. Ma questo tu ce l'hai qua perché stai facendo una Subaru lì. Sì. Non mi interessa che la gente creda che sia vera questa cosa, ma tu guarda che figata. È stata a Dio. Ragazzo. Anzi, più lo sposti in basso tipo silhouette, guarda qua. Guarda, Massi, tienilo un po' un attimo, faglielo vedere un po' a Davide. Guarda, è una cosa Guarda fuori che di testa, risolve una marea di problemi sta cosa. Non ci crederanno mai che non è preparata sta cosa, ma non è preparata. È perfetto. La morte sua. Lo facciamo smontabile, perfetto. Così a sbalzo fuori, bella. Poi lo vediamo finita una
No. Ti posso dire una cosa, a me ci piace tanto, guarda, è veramente tanta roba. Sì. Beh, a posto, c'è un sacco di cose da fare. Una marea. Ok. Grazie. Parte. Mezzo giro. Se la merita essa scena, io no. E poi la prima mi è durata 3 mesi, ho buttato su 7 metri di recinzione di una casa e poi me l'ho ricomprata. Guarda davanti al pegno. Mi faccio pure una foto, vi faccio. I classici parafanghi. Sì, che perché- comunque non così tanto, Tipo No, 16 no, valvole. deve fare molto meno. Tipo 16, tipo Golf Rally, tipo 16 Eh. valvole, un po' meno. Ah, neanche ci serve, a noi servono 3-4 cm. Però se riesco a farli Se ci riesci, tanta roba. Se non ci riesci è bella lo stesso. Vedi tu. mi mettiamo la lettone del Subaru dietro, non so come è tirato fuori. Quello veramente non lo so manco io, però quello veramente sì, non so perché, ma ci va da paura. Poi la calandra davanti invece che grigia la facciamo nera. Ok. E la incattiviamo un bel po'. Dopo ci porti a fare in giro però finita, certo. Io sono partito, ma proprio partito forte sta macchina. Andiamo così? Facciamolo. Ci è sfuggita un po' la mano e è venuto fuori qualche cavallo in più. Come ti è venuto in mente?